Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti, anzi bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un video che, diciamo che vi sorprenderà un po'. Molti di voi mi conoscono come attore, come Kemal Soydere in Kara Sevda, o magari come Bali Bey in Il Magnifico, ruoli che adoro e che mi hanno dato tantissime soddisfazioni. Ma oggi, voglio svelarvi un lato di me che forse non conoscete, una passione che ho coltivato nel tempo lontano dai riflettori. Un qualcosa che mi riempie di gioia e che mi permette di esprimermi in un modo completamente diverso. Avete presente quando si dice che tutti abbiamo un talento nascosto? Bene, io ne ho uno, e finalmente ho deciso di condividerlo con voi. Non preoccupatevi, non mi metterò a cantare, anche se mi diverto un mondo a farlo sotto la doccia. Niente balli scatenati, anche se qualche passo di danza riesco a farlo. No, oggi vi parlerò di fotografia. Sì, avete capito bene. La fotografia. So che magari alcuni di voi staranno pensando, fotografia? Burak Oshivit fotografo? Ma dai, lo capisco, è un po' inaspettato, lo ammetto. Ma la verità è che la fotografia è sempre stata una parte importante della mia vita. Fin da piccolo, ero affascinato dalle immagini, da come una singola fotografia potesse raccontare una storia, evocare un'emozione, fermare un momento nel tempo e renderlo eterno. Ricordo ancora la mia prima macchina fotografica, una vecchia Pentax di mio padre. Era un modello vintage, pesante e un po' difficile da usare, ma mi sembrava una magia. Passavo ore a scattare foto a tutto, al mio gatto, al mio giardino, ai miei amici, ai paesaggi che mi circondavano. Non erano foto perfette, anzi, spesso erano sfocate o mal composte, ma per me erano preziose. Erano il mio modo di vedere il mondo, il mio modo di esprimermi. Con il tempo, la mia passione per la fotografia è cresciuta. Ho iniziato a studiare le tecniche, a sperimentare con la luce, a imparare a comporre l'immagine. Ho letto libri, ho guardato tutorial online, ho seguito il lavoro di grandi fotografi che mi hanno ispirato. Ho capito che la fotografia non è solo premere un pulsante, ma è un'arte, un modo di interpretare la realtà, di comunicare con gli altri attraverso le immagini. Certo, con il mio lavoro di attore, non sempre ho avuto il tempo di dedicarmi alla fotografia come avrei voluto. Ma ogni volta che ne avevo la possibilità, mi ritagliavo del tempo per scattare foto, per esplorare nuovi luoghi, per catturare momenti unici. E devo dire che la fotografia mi ha aiutato molto anche nel mio lavoro di attore. Mi ha insegnato a osservare i dettagli, a capire l'importanza della luce e dell'ombra, a comunicare emozioni attraverso l'espressione del viso e del corpo. Negli ultimi anni, ho iniziato a concentrarmi su un particolare tipo di fotografia, la fotografia di paesaggio. Amo la natura, amo viaggiare, amo scoprire nuovi posti. E la fotografia di paesaggio mi permette di combinare tutte queste passioni. Mi piace immortalare la bellezza dei paesaggi che visito, i colori del cielo, la maestosità delle montagne, la serenità del mare. Mi piace cercare l'angolo perfetto, la luce ideale. Il momento giusto per scattare la foto che possa trasmettere l'emozione che provo di fronte a quella meraviglia. Ho viaggiato tanto, soprattutto per lavoro, ma ogni volta cerco di portare con me la mia macchina fotografica. Ho scattato foto in giro per la Turchia, ovviamente, ma anche in Europa, in Asia, in America. Ho visto posti incredibili, ho incontrato persone fantastiche, ho vissuto esperienze indimenticabili. E ogni volta ho cercato di catturare questi momenti con la mia macchina fotografica, per poterli rivivere e condividerli con gli altri. Ovviamente, non sono un fotografo professionista, e non ho la pretesa di esserlo. Sono semplicemente un appassionato, un amatore che ama scattare foto e condividere la sua passione con gli altri. Ma credo che la passione sia l'ingrediente più importante per fare bene qualsiasi cosa. E io, di passione per la fotografia, ne ho tanta. E adesso sono felice di poter condividere questa passione con voi. Ho deciso di creare questo video per mostrarvi alcune delle mie foto preferite, per raccontarvi le storie che ci sono dietro, per spiegarvi le tecniche che ho utilizzato. Spero che vi piacciono, e spero che vi ispirino a scoprire il vostro talento nascosto, qualunque esso sia. Vedrete foto scattate durante i miei viaggi in Cappadocia, con le sue mongolfiere che colorano il cielo all'alba. Ricorderete forse di averle viste sui miei social, ma qui ve le racconto con un occhio diverso, più personale. Vi spiegherò come ho cercato la luce giusta, come ho giocato con le ombre per dare profondità all'immagine. Poi vi porterò con me sulle montagne del Caucaso, dove ho scattato foto di paesaggi mozzafiato, con vette innevate che si riflettono nei laghi cristallini.
Vi racconterò di come ho affrontato il freddo e la fatica per raggiungere i punti panoramici migliori. Di come ho aspettato ore per catturare il momento perfetto. E ancora, vi mostrerò foto scattate sulle spiagge della costa turca, con il sole che tramonta sul mare e crea giochi di luce spettacolari. Vi spiegherò come ho utilizzato i filtri per enfatizzare i colori e creare atmosfere suggestive. Vi racconterò di come ho cercato di catturare l'essenza del Mediterraneo, la sua bellezza selvaggia e incontaminata. Ci sono anche scatti rubati, fatti di corsa tra un ciak e l'altro sui set ritraggono i miei colleghi, i momenti di pausa, le risate condivise. Sono ricordi preziosi, frammenti di vita che mi piace conservare. Non sono foto perfette tecnicamente, ma sono ricche di emozioni, di umanità. E poi, ci sono foto scattate nella mia Istanbul, la città che amo. Ho cercato di immortalare la sua anima, la sua storia, la sua cultura. Ho fotografato i suoi monumenti più famosi, come la Basilica di Santa Sofia e la Moschea Blu, ma anche i suoi angoli più nascosti, i suoi vicoli stretti, i suoi mercati affollati. Ho cercato di catturare l'atmosfera unica di questa città, il suo mix di Oriente e Occidente, la sua energia vibrante. Ma andiamo più nel dettaglio di questi viaggi e di queste foto. La Cappadocia, ad esempio, è un luogo che mi tocca il cuore in un modo speciale. Non è solo la bellezza surreale dei suoi paesaggi rocciosi, scolpiti dal vento e dalla pioggia nel corso dei millenni. È anche l'atmosfera magica, quasi onirica, che si respira all'alba, quando le mongolfiere si levano in volo e colorano il cielo di mille sfumature. Per catturare la magia di quel momento, mi sveglio sempre molto presto, prima dell'alba. Cerco un punto panoramico da cui avere una vista ampia sulla valle. A volte, mi arrampico su una collina. Altre volte mi posiziono in un campo aperto. L'importante è avere una visuale libera sull'orizzonte. Mentre aspetto che il sole sorga, preparo la mia attrezzatura. Utilizzo una fotocamera reflex digitale con un obiettivo grandangolare, per catturare la vastità del paesaggio. Imposto un'apertura del diaframma chiusa, per avere una profondità di campo maggiore e rendere nitidi sia gli elementi in primo piano che quelli sullo sfondo. Utilizzo un filtro polarizzatore per ridurre i riflessi e aumentare la saturazione dei colori. Quando il sole inizia a spuntare all'orizzonte, il cielo si tinge di rosa, di arancione, di giallo. Le mongolfiere iniziano a gonfiarsi e a levarsi in volo. È un momento magico, un'esplosione di colori e di emozioni. Inizio a scattare foto a raffica, cercando di catturare ogni istante di questo spettacolo meraviglioso. Cambio continuamente l'angolazione, la composizione, l'inquadratura. Cerco di giocare con la luce e le ombre, per dare profondità all'immagine. A volte, mi concentro sulle singole mongolfiere, cercando di catturare i dettagli dei loro colori e delle loro forme. Altre volte, mi focalizzo sul paesaggio, cercando di immortalare la bellezza delle rocce scolpite dal tempo. Altre volte ancora, cerco di combinare entrambi gli elementi, creando un'immagine che sia allo stesso tempo suggestiva e armoniosa. Dopo la Cappadocia, le montagne del Caucaso rappresentano un altro dei miei soggetti preferiti. Sono paesaggi completamente diversi, ma altrettanto affascinanti. Qui, la natura è selvaggia e incontaminata, le montagne sono maestose e imponenti, i laghi sono cristallini e riflettono il cielo come specchi. Per fotografare le montagne del Caucaso, bisogna essere pronti ad affrontare il freddo, la fatica e le difficoltà del terreno. Spesso, bisogna camminare per ore, arrampicarsi su sentieri impervi, superare guadi e ruscelli. Ma la ricompensa è grande, panorami mozzafiato che ripagano ogni sforzo. Anche in questo caso, preparo la mia attrezzatura con cura. Utilizzo una fotocamera reflex digitale con un obiettivo zoom, per poter fotografare sia i paesaggi ampi che i dettagli ravvicinati. Imposto un'apertura del diaframma media, per avere una buona profondità di campo e rendere nitidi sia gli elementi in primo piano che quelli sullo sfondo. Utilizzo un filtro UV per proteggere l'obiettivo dai raggi ultravioletti e migliorare la nitidezza delle immagini. Quando raggiungo un punto panoramico, mi prendo un momento per ammirare il paesaggio e per cercare l'angolazione migliore. Cerco di individuare gli elementi che mi colpiscono di più, come una vetta innevata, un lago cristallino, un bosco di pini. Cerco di creare una composizione equilibrata, che sia allo stesso tempo dinamica e armoniosa. A volte, aspetto ore per catturare il momento perfetto, quando la luce è ideale e il cielo è limpido. Altre volte, mi accontento di quello che trovo, cercando di sfruttare al meglio le condizioni ambientali.
Un'altra mia grande passione è la fotografia del mare, soprattutto al tramonto. La costa turca offre scorci meravigliosi, con spiagge di sabbia fine, scogliere a picco sul mare, calette nascoste e acque cristalline. Per fotografare il mare al tramonto, mi reco sulla SP. Viaggia qualche ora prima del calar del sole. Cerco un punto panoramico da cui avere una vista ampia sull'orizzonte. A volte mi posiziono su una scogliera, altre volte mi siedo sulla sabbia. L'importante è avere una visuale libera sul mare. Anche in questo caso, preparo la mia attrezzatura con cura. Utilizzo una fotocamera reflex digitale con un obiettivo zoom, per poter fotografare sia i paesaggi ampi che i dettagli ravvicinati. Imposto un'apertura del diaframma chiusa, per avere una profondità di campo maggiore e rendere nitidi sia gli elementi in primo piano che quelli sullo sfondo. Utilizzo un filtro ND, densità neutra, per ridurre la quantità di luce che entra nell'obiettivo e allungare i tempi di esposizione. Quando il sole inizia a tramontare, il cielo si tinge di rosso, di arancione, di viola. Il mare si illumina di 1000 riflessi dorati. È un momento magico, un'esplosione di colori e di emozioni. Inizio a scattare foto a raffica, cercando di catturare ogni istante di questo spettacolo meraviglioso. Cambio continuamente l'angolazione, la composizione, l'inquadratura. Cerco di giocare con la luce e le ombre, per dare profondità all'immagine. Utilizzo i filtri per enfatizzare i colori e creare atmosfere suggestive. Questi sono solo alcuni esempi dei miei viaggi e delle mie esperienze fotografiche. Ma la fotografia è molto più di questo. È un modo di vedere il mondo, un modo di esprimere se stessi, un modo di comunicare con gli altri. È un'arte che richiede passione, impegno, dedizione e tanta pratica. Ma è anche un'arte che può dare grandi soddisfazioni, che può arricchire la vita e che può rendere il mondo un posto più bello. Spero che questo piccolo viaggio nel mio mondo fotografico vi sia piaciuto. Spero che abbiate apprezzato le mie foto, e spero che vi abbiano dato un'idea di chi sono veramente, al di là del personaggio pubblico. La fotografia è una parte importante della mia vita, e sono felice di averla potuta condividere con voi. E ora, per concludere, voglio riassumere brevemente i punti principali di questo video. Vi ho raccontato della mia passione per la fotografia, di come è nata e di come si è sviluppata nel tempo. Vi ho mostrato alcune delle mie foto preferite, vi ho raccontato le storie che ci sono dietro e vi ho spiegato le tecniche che ho utilizzato. Spero che questo video vi abbia ispirato a scoprire il vostro talento nascosto, qualunque esso sia. Voglio ringraziarvi di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto, e spero che abbiate trovato qualcosa di interessante o di utile. Se avete domande o commenti, non esitate a lasciarli qui sotto, sarò felice di rispondervi. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate delle mie foto, quali sono i vostri soggetti preferiti, quali sono i fotografi che vi ispirano. E infine, se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere un mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al mio canale. In questo modo, mi aiuterete a crescere e a portare sempre nuovi contenuti interessanti. E non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Grazie ancora per il vostro supporto, vi voglio bene e ci vediamo al prossimo video. Ciao!